Salve, oggi sotto richiesta di Francestudio, che mi ha scritto su Instagram e mi ha chiesto di fare questo video, andiamo a vedere come illuminare la scena, che credo sia una delle parti fondamentali di una composizione in 3D. Infatti, se io spengo, voi non vedete più niente. Non è solo un fatto di luce o non luce, ma è anche un fatto di colori. E oggi andiamo a vedere semplicemente creando una scena con un plane e con una sphere. Gli diamo qualche segmento in più. E col nostro, ovviamente, Octane. Io lavoro sempre in Octane, ma il concetto è in Cinema 4D, ma il concetto è lo stesso per tutti i software 3D. Allora, per illuminare la scena usando Octane noi dobbiamo usare solo le funzioni di Octane. Quindi dobbiamo andare su Object e andiamo su HDRI Environment. Texture Environment non lo vediamo proprio perché non è un metodo di illuminazione. Quindi andiamo su HDRI Environment e adesso ci dobbiamo procurare un HDRI. Io consiglio sempre di andare su HDRI Haven, che è il miglior software, lo usano tutti i compositori, dove trovare HDRI di buonissima qualità, arriva fino al 20k, qua troviamo fino al 16, ma ce ne sono anche alcune che arrivano anche fino al 20k. Io scarico sempre in 4k perché se lo devo usare come fonte di illuminazione, non come fonte di sfondo, allora posso andare direttamente col 4k. Per aprire il nostro HDRI non si va su questi puntini, come ha fatto un mio amico che poi mi ha chiesto com'è che venisse tutta scura l'immagine, ma si va prima su Image Texture e poi sui tre puntini. Doppio clic e facciamo no. Perché facciamo no? Perché non vogliamo che si crei una copia di questa immagine nel file del progetto. Se invece dobbiamo passarlo a degli amici questo progetto, allora facciamo sì. Io faccio no perché lavoro solo su questo computer. Come vedete già nel vostro live viewer di Octane abbiamo già una luce pronta. Quindi abbiamo una parte più chiara, una parte d'ombra e l'ombra proiettata dalla sfera sul pavimento. Quindi già abbiamo una fonte completa di luce che ci potrebbe, diciamo, tra virgolette, bastare. Ma adesso andiamo a vedere i nostri parametri. Qua ci sono tre parametri fondamentali che sono power, quindi la potenza, la rotazione X e la rotazione Y di solito non ci interessa perché andremo a rovinare l'orientamento. Se noi vediamo il sole, ora vado a prendere appunto il sole, se fosse un'immagine normale calerebbe semplicemente la luminosità come state vedendo voi. Questo processo l'ho fatto in editing. Mentre se noi andiamo su Power, come potete vedere, non diminuisce solo la luminosità, ma diminuisce proprio la fonte di luce, quindi diminuisce proprio l'esposizione dell'immagine, per questo che si chiama HDRI. Invece se mettiamo al massimo, c'è una parte che sarà sovraesposta, in questo puntino qua, la parte più sovraesposta, e una parte invece che arriverà piuttosto chiara, proprio perché non è una foto normale, ma è una foto ad altissimo range dinamico. Se ora non ci ricordiamo il valore che era prima, che era 1, andiamo sul tasto destro Reset to Default. Se non ci piace dove è proiettata la nostra ombra dell'HDRI, dobbiamo andare su rotazione di X e così andiamo a spostare tutta l'immagine sull'asse Y. Non vi fate ingannare dal fatto che qua ci sia scritto X, ma in realtà la stiamo andando a muovere sull'asse Y. C'è un altro fattore che è Primary Environment e Visible Environment. Primary Environment vuol dire che lo stiamo usando sia come sfondo sia come fonte di luce, come sto facendo io in questo momento. Se invece andiamo su Visible Environment, che cosa succede? Succede che lo stiamo usando solo come sfondo, infatti Visible Environment, panorama che si vede, ecco, potremmo tradurla così. Ma come vedete all'interno della nostra scena non c'è luce, cioè c'è il settaggio di luce di default. Quindi se vogliamo illuminare il primary environment, se vogliamo invece usarlo solo come sfondo, visible environment. Se invece volete illuminarlo ma non far vedere lo sfondo, allora dovete andare qui sulle Octane settings e spuntare su alpha channel. Se andiamo a abilitare l'alpha channel, come vedete non verranno renderizzati ovviamente questi quadratini in scala di grigi, ma semplicemente lo staremo usando come fonte di luce e non come sfondo. Se qualcosa non va bene nelle impostazioni di Octane potete andare su setting e reset in modo tale che vedete torna tutto come prima.
Se questo però non si aggiorna, andate sulla nostra Send Your Scene to Restart New Render e vedete che si riaggiorna. Ogni tanto va riaggiornato quando si fanno delle modifiche. Fatto questo, andiamo a eliminare il nostro Octane Sky perché ci sono molti altri metodi di illuminazione della scena. Uno tra questi è l'Octane Daylight. Come si può percepire dal nome, non è altro che la luce solare. Questa ha molti parametri, ovvero Primary Environment e Visible Environment. Stessa cosa di prima, praticamente crea un sole che noi adesso andremo a scovare. Eccolo là. Turbidity che cosa va a fare? Va, come vedete, a aumentare la potenza del sole che sta là in fondo. Se invece andiamo su Power, andiamo a aumentare proprio l'esposizione di tutta la fonte di luce. Quindi non andiamo a modificare l'intensità del sole, ma l'intensità di tutta la fonte di luce. Nord Offset è praticamente la rotazione del sole su l'asse Y anche. Sun Size sarebbe la grandezza di quella pallina là in fondo. Per orientare il nostro sole, perché come vedete adesso non ha nessuna ombra se non quella dell'ambient occlusion, se andiamo a selezionare il nostro Octane Daylight, se noi andiamo su rotazione, possiamo andare a roteare il nostro sole. Quindi io metterò una rotazione in meno 45 gradi in modo tale che si creerà qua una parte illuminata mentre qua una parte in ombra. Possiamo andare a giocare con questi parametri. Per esempio così è veramente troppo sovraesposto, quindi andiamo a mettere una potenza minore e si possono modificare ad ogni modo molti fattori per illuminare la nostra scena tramite il sole. Possiamo anche scegliere i colori del cielo e del sole, ma io non vi consiglio di andare a modificarli. C'è quest'altra spunta che si chiama Mix Sky Texture, che praticamente se noi andiamo a cliccare e abbiamo un HDRI Environment, che adesso setterò in maniera molto veloce, se andiamo su Mix Sky Texture abbiamo sia l'ombra del sole sia l'ombra del nostro environment a 360 gradi. Abbiamo un'altra fonte di illuminazione che credo poi quella che abbia più senso nelle scene tra virgolette immaginarie, cioè nelle scene tipo questa qua dell'animazione soddisfacente che ho fatto io, copiata spudoratamente da uno youtuber americano, la Area Light. Questa è molto bella perché funge da softbox, cioè come quello che sto usando io adesso. Cioè, che cosa fa in realtà? Va a creare una luce di forma quadrata, o in ogni caso quadrilatera, perché io la posso far diventare anche rettangolare, che possiamo spostare, e la potenzialità di questa luce è che è una luce tra virgolette soft, non crea ombre troppo marcate. Vedete quest'ombra come è soffice? Questo è proprio perché è una luce diffusa. Più andremo ad ingrandire, sarà diffusa la luce qua sotto. Ci sono molti parametri, tipo la potenza, che credo a questo punto sia un po' eccessiva, così dovrebbe andare bene. La temperatura, quindi possiamo anche scegliere una temperatura molto calda come questa, una temperatura molto fredda come questa. Possiamo anche applicare una texture alla nostra area light, useremo sempre il nostro HDRI, in modo tale che, vi faccio l'esempio che in un cinema è tutto scuro, sì, però avete presente che sul palco, se è un cinema teatro, c'è comunque luce? Quello è perché è il telo che riflette la sua luce sul pavimento, quindi è quello che andiamo a fare noi. In realtà quello che riflette è proprio il film che stanno proiettando. In questo caso andiamo a fare la stessa cosa, cioè in realtà è questa immagine qua che sta illuminando questa scena, questa palla e questo piano con la sua texture. Non è ad ogni modo una cosa che vi consiglio di fare. Questi sono altri parametri che però non vi consiglio di andare troppo a giocarci, perché la scena diventa complicata quando poi per esempio la potete mandare a un amico eccetera, e comunque cambia veramente poco. Per esempio double sided vuol dire che la luce va sia da questa parte sia da questa parte, mentre se noi leviamo la spunta qua non emette luce solo a cono verso di qua, tra virgolette a cono. Abbiamo la Octane Targeted Area Light, che non fa altro che fare la stessa cosa della Area Light, però ha un target, che sarebbe questo, Light Target. Che cosa sarebbe? Vedete, se io muovo il Light Target, la luce, la Area Light, si muove di conseguenza. Quindi, se noi vogliamo mettere come target questa sfera qua, andiamo su Target, prendiamo la sfera e la portiamo
in questo campo. E come vedete, anche se la sfera si dovesse muovere, sarà sempre illuminata direttamente dalla area light che abbiamo appena creato. È la stessa cosa di un area light, quindi non vi vado a spiegare questi parametri a che cosa servono. Abbiamo poi la Octane Less Light e sinceramente non ho mai capito a che cosa serve se c'è la area light, ma adesso passiamo alla parte di teoria, cioè quindi dopo tutte queste cose che luce devo usare? Ovviamente io vi consiglio sempre di usare l'HDRI perché è una luce totalmente reale, cioè è stata creata da qualcuno in un posto nel mondo, quindi è assolutamente reale. Queste luci che possiamo usare noi, quindi l'area light, sunlight, sono luci artificiali, quindi rendono un po', se usate male, soprattutto singolarmente, perché non vi potete immaginare di illuminare una scena, per esempio in una scena da esterno con una sola area light, non ci pensate proprio. Dobbiamo cercare di dosare il numero di luci che mettiamo nella nostra scena e soprattutto dobbiamo scegliere quale è adatta. Se dobbiamo fare un VFX shot, un effetto speciale creato da un live action footage, quindi da un video ripreso con la nostra videocamera, è logico che dobbiamo usare l'HDRI. Ancora meglio se siamo la nostra personale HDRI. Se facciamo un effetto speciale con il fotoinserimento di cui trovate il video adesso qua sopra, se usiamo un area light piuttosto che una HDRI environment, la scena verrà male perché non è una luce reale in una situazione reale. Se invece vogliamo creare una luce totalmente artificiale, allora dobbiamo impiegare molto più impegno, perché per rendere reale una luce artificiale dobbiamo creare comunque una serie di composizioni nella nostra luce. Quindi il succo del discorso: usate un HDRI. La potete anche creare su Photoshop da zero. Ad ogni modo è comunque più semplice di un area light o di un qualcosa del genere. Bene, noi ci vediamo comunque di nuovo con un video a settimana, perché ho saltato una settimana, ma perché io ho un altro canale che si chiama 3D Mars e sono stato impegnato a far crescere quello, con un altro video sempre di giovedì.